Il 3 maggio alle 4 della mattina abbiamo saputo che il fiume Lamone aveva rotto l'argine vicino alla ferrovia e nel giro di qualche ora abbiamo visto arrivare l'acqua che è entrata da questa zona, da questa strada e ha iniziato ad allagare tutto quanto lo stabilimento. Noi avevamo già evacuato lo stabilimento perché eravamo consapevoli di quello che stava succedendo, ma non ci immaginavamo quello che poi sarebbe rimasto, perché in realtà non era acqua, ma era 1 milione di metri cubi di acqua e fango. Abbiamo avuto la seconda alluvione il 17 maggio, quando l'alluvione ha colpito duramente veramente tutta la Romagna. Si è rotto il fiume di nuovo nello stesso punto e ci siamo ritrovati nelle stesse condizioni. Noi eravamo appena ripartiti dalla prima alluvione. Abbiamo dovuto rifermarci e ricominciare a fare tutte le opere di bonifica. L'acqua a Castel Bolognese, dalle cupole, dalle entrate di castello fino quasi all'uscita, ha coperto quasi tutto il territorio di Castel Bolognese. L'acqua veniva da oltre quelle case, c'è la Scolo Canala, che è poi quello che è stato tagliato nei pressi della Romea, e l'acqua arrivava alla fine di quella casa. Prima della casa si è fermata l'acqua. Eravamo in ufficio a alzare i documenti che erano vicino a terra, perché comunque l'acqua pareva inarrestarsi. È stato poi il giorno stesso che ci hanno chiamato dalla prefettura chiedendoci di tagliare l'argine, appunto perché quel canale stava crescendo pericolosamente e rischiava di allagare Ravenna, ma è lo stesso canale che poi viene verso Piangipane. Pensavamo che la situazione diventasse veramente complicata, lo era già complicata, ma eravamo molto spaventati. Sulle 15:30, 16 abbiamo iniziato un po' a vedere nelle zone del parcheggio, nella verandina qui esterna, che veniva su acqua dai tombini, e dopo lì, in accordo con il direttore del centro commerciale, abbiamo deciso di evacuare il punto vendita. Il tutto dopo è degenerato verso le 5:30, quando è iniziato proprio ad arrivare acqua in maniera abbondante, ecco. Io mi aspettavo che arrivasse da dove era arrivata il 2 e il 3 di maggio. L'acqua non è, oltre che è arrivata da di qua, ma è arrivata anche dalla piazza di Castel Bolognese, dal centro, quindi il grosso dell'acqua che è entrata nel supermercato è entrato dalla porta della scarico della macelleria, che è da sulla via Emilia, e da dietro che c'è una porta in pescheria. L'acqua è arrivata dal tratturro che ha esondato ed è arrivata dentro al nostro piazzale, invadendo completamente tutta la Icel per 20 cm di acqua. L'unica parte che si è salvata è una parte del magazzino prodotto finito, che è un po' più alzato. I danni sono sia materiali che economici. Tutti i motori e le parti meccaniche che sono al di sotto del pavimento o comunque adagiati a terra sono stati tutti manutenzionati e o sostituiti. Abbiamo avuto mancata produzione di circa 14.000 quintali di cavo, con un mancato fatturato che va circa sui 10 milioni di euro. Mercoledì pomeriggio, quando ci hanno dato
ordine di evacuazione, eravamo abbastanza increduli, non pensavamo mai al mondo che l'acqua potesse arrivare fino a Fornace Zarattini. La domenica io, il direttore dello stabilimento e lo chef, in modo anche abbastanza fortuito siamo riusciti ad arrivare qua e abbiamo trovato un disastro. Uffici con 40 centimetri d'acqua, i locali tutti allagati. Stima dei danni è stata attorno ai 2 milioni di euro. È arrivata di notte, eravamo preparati perché dal pomeriggio vedevamo andare via i pompieri con delle camionette piene di gommoni, di cose, diciamo ma come, invece si stavano preparando al peggio, il peggio è arrivato. È arrivata prepotentemente verso questa zona ed è entrata da tutte le parti. Ha fatto talmente pressione che le porte principali che sono qua sulla destra si sono rotte e sono come esplose dalla pressione che faceva l'acqua al suo interno e hanno portato fuori l'acqua, il fango e tutti gli oggetti che c'erano, parte degli oggetti che c'erano dentro. È stato devastante. Secondo me ha lasciato una rottura. Allora, prima e dopo ha cambiato, che ha lasciato una rottura, a parte me forse particolarmente, ma anche in tanti altri, e soprattutto subito dopo l'alluvione alla gente. Il fiume Senio è esondato circa l'1 di notte e ha invaso tutte le nostre case. Io in particolare purtroppo ho la casa tutta ad un piano e quindi mi ha allagato completamente tutta la casa, ho avuto 70 centimetri in tutta casa. Abbiamo buttato via tutto, mobili, porte, elettrodomestici. La ICEL ci ha aiutato tantissimo in maniera anche inaspettata con un fondo di solidarietà che ci ha permesso di ripartire e di poter far fronte alle spese che abbiamo avuto nell'immediato per cercare di ripristinare tutte le cose che abbiamo perso durante l'alluvione. Abbiamo creato un fondo di solidarietà approvato dai soci della ICEL per aiutare le 30 famiglie che erano state colpite dall'alluvione. Per il territorio abbiamo deciso di donare il 2 per 1000 del fatturato dal mese di giugno al mese di dicembre all'Unione dei Comuni, con il quale sono stati acquistati 3 mezzi della protezione civile completi e arredati di carrelli con tutte le attrezzature necessarie. I danni complessivi ammontano circa a 8 milioni di euro. Il punto vendita maggiormente colpito ovviamente è stato questo di Cesena, perché ci siamo trovati di fronte a un paesaggio a dir poco apocalittico, quindi abbiamo avuto danni sia per quanto riguarda le merci sia per quanto riguarda la struttura che è stata pesantemente colpita. Abbiamo lavorato tanto duramente e soprattutto grazie alla forza dei nostri soci. Devo dire che l'essere cooperativa, essere coinvolti ha fatto sì che tutti i nostri collaboratori, i nostri soci ci abbiano aiutato e tutti insieme abbiamo fatto sì che ci si potesse rialzare in tempi veramente brevi. E qui si è visto il vero valore della cooperazione. I colleghi, i soci, tutti quelli che erano disponibili sono venuti a darci una mano. Si è presentata così tanta gente che non avevamo materiale per tutti per poter fare pulizie. Sono venuti colleghi da altre città, Modena, Bologna, a darci una mano, dalle Marche. Cioè, si è vista la cooperativa in quel momento. Paradossalmente è stato anche un momento dove ci siamo ritrovati anche
molto uniti. Dall'ultimo degli assunti al direttore generale ci siamo trovati insieme a spingere dell'acqua, a togliere del fango, a ripulire delle parti che erano fondamentali per ripartire. Ma la gente arrivava da tutte le parti. Wilson è un ragazzo di Torino che è arrivato e ha detto: hanno chiuso la mia azienda e mi hanno mandato qua per darvi una mano. È stato qua 4-5 giorni e quando è andato via, incuriositi, abbiamo guardato su internet e abbiamo scoperto che lui era l'amministratore delegato di quell'azienda, ma non ce l'aveva detto. Il movimento cooperativo ci ha aiutato tantissimo, devo dire che c'è stato proprio una collaborazione e un supporto dal movimento cooperativo che non ci saremmo forse nemmeno aspettati. Ci sono ancora dei grossissimi problemi per accedere a una modalità, per ottenere dei rimborsi e anche solo per andarli a quantificare. Questo è veramente un grosso problema. Quello che è stato fatto fino ad oggi lo abbiamo fatto grazie alle nostre forze e alle nostre risorse. Lo Stato un pochino più lento, però per fortuna insomma con le nostre forze siamo riusciti a farcela. Dovesse ricapitare un evento catastrofico come un anno fa, con questo tipo di gestione che abbiamo avuto questa volta non ce la faremo più e quindi bisogna fare un po' più in fretta. L'acqua è capace di parcheggiare le automobili sugli alberi. Dopo aver spalato fango per 8 ore ti fanno male dei muscoli che non esistono. Ho fatto colazione in un bar con 2 asce sotto braccio. La colazione me l'hanno offerta. Abbiamo visto cose incredibili, abbiamo accudito la nostra terra annichilita come in un film brutto. Abbiamo incontrato l'umanità più varia e meravigliosa, tutta di un colore solo quell'umanità, marrone. Ma la cosa più memorabile, una cosa mai accaduta nella storia della Romagna, sono le mamme che salutavano i loro figli e gli dicevano: mi raccomando, torna a casa sporco. L'alluvione, acqua passata.